Oggi siamo qui per parlarvi del glorioso marchio Mondial. Il marchio nasce come FB Mondial dalla famiglia aristocratica che lo fondò, dei Boselli, ed ebbe una storia davvero gloriosa. Pensate, 10 titoli mondiali e il primo mondiale 125, con alla guida Nello Pagani. Il marchio venne poi rilanciato nel 99 da Roberto Ziletti, un imprenditore in piena ascesa che volle creare questo modello straordinario, la piega 1000. Con il progetto tecnico di Nicola Bragagnolo, il vestito confezionato su misura da Sandro Mor e il progetto imprenditoriale e visionario di Ziletti. Senza il libro di Alex Stefanidis, che ringrazio infinitamente, non avrei potuto fare nulla. Adesso vi lascio il video, buona visione. Come è nata la tua passione per le moto? Una passione folle che poi ti ha accompagnato negli anni, io ricordo con il fuoristrada. Allora, avevo 7-8 anni e in televisione in bianco e nero vidi una gara di campionato italiano di motocross. E sai, sono quelle cose inspiegabili della vita, è stato amore a prima vista. Un amore che poi mi ha portato a competere nel motocross. Ho fatto il regionale in Lombardia, poi ho fatto il campionato italiano Arci e insomma da lì poi è stato l'avvio di un amore che sostanzialmente non è mai finito, anche se diciamo la delusione per la fine della Mondial mi ha segnato per qualche anno, ma poi diciamo che l'amore per la moto è tornato. Un amore quindi che è davvero potentissimo e tra l'altro è una passione che si sviluppa parallelamente con la tua carriera da imprenditore. Sì, diciamo che era il periodo in cui la mia azienda stava prosperando, avevo risorse da investire e uno dei miei sogni è sempre stato quello, visto che non sono riuscito a coronare la carriera da pilota, almeno cerchiamo di coronarla come costruttore. Naturalmente andavo ai Gran Premi e mi ricordo ancora questa scena indelebile del 95, quando andrai al Mugello a vedere Chili che corse l'ultima gara con la Cagiva 500 e naturalmente in fondo al rettilineo c'era Castiglioni, Claudio, con cui poi sono diventato molto amico, che era lì a guardare le sue creature, no? Ed io provavo una certa sensazione di invidia mescolata a una grande ammirazione per quello che aveva fatto quest'uomo, un altro visionario, un altro che ha sempre messo davanti il cuore rispetto al business. E probabilmente è stato lì che ho detto io prima o poi devo fare una moto. Il là penso che sia nato in quel momento, nel 95. Beh, logicamente quando poi ho maturato l'idea di costruire una moto mi sono anche detto la moto Ziletti non ha nessuna valenza storica, diciamo, andiamo a recuperare un marchio storico. Allora mi sono messo a spulciare l'archivio dei grandi produttori italiani di motociclette e con mia grande sorpresa ho notato che la Mondial, che è stata la prima azienda a vincere il primo mondiale 125 nel lontano 49, era l'unica azienda sostanzialmente non più presente. Quindi contattai il Conte Boselli, vidi la sua disponibilità a condividere il marchio con me e allora a quel punto dissi abbiamo anche il pedigree importante di un marchio che nella sua storia ha vinto 10 mondiali, sia in 125 che in 250, più una miriade di titoli al TT, per esempio campionati italiani e nazionali in vari paesi del mondo. Inizialmente la nostra idea era di costruire, quando contattai Nicola Bragagnolo per darmi la mano a realizzare questo progetto, lui aveva fermamente in mente di costruire una moto col motore Suzuki TL, in quanto il motore Suzuki TL era il più compatto dell'epoca. Io feci un viaggio in Giappone, andai a Mamatsu, ricordo questo viaggio terrificante perché era inverno, nevicava, arrivai in stazione a Tokyo dove c'erano questi 10 piani, neanche una scritta in inglese, quindi immaginati tu per prendere il treno per Hamamatsu, un'impresa incredibile, e poi arrivato a Hamamatsu non c'era nessuno ad aspettarmi e quindi a piedi, perché stranamente non avevo trovato neanche il taxi. Io sono abituato diversamente, quando qualcheduno
viene a trovarmi, io vado a prenderlo, lo ospito, cerco di farlo stare bene, d'altronde viene da un altro paese. Io arrivai lì a Hamamatsu, non c'era un taxi, non c'era niente, a piedi mi incamminai, mi dissero che la fabbrica era a 2 km di distanza, sotto la neve andai a Hamamatsu per poi sentirmi dire no, noi i motori non li diamo a nessuno. Una calda stretta di mano e arrivederci, una delle più grandi delusioni della mia vita. E poi invece scoprì che la Mondial, quando smise di correre nel 1957, Conte Boselli fu approcciato da Soshiro Honda, fondatore della Honda, che gli disse: guarda, noi vogliamo correre nel motomondiale. All'epoca la Mondial aveva firmato insieme a MV il patto di non competizione, sostanzialmente per risparmiare denaro, perché spendevano cifre folli ed era solo la Guzzi, la Mondial e la MV che si scontravano, diciamo. Deciso di firmare questo patto e di ritirarsi dal motomondiale. Quindi Chiron andò dal Conte Boselli e gli disse: guardi, noi vorremmo partecipare, però non abbiamo la tecnologia e quindi vorremmo comprare una sua moto. Conte Boselli, da brillante quale presumo che fosse, gliela regalò. E per quel gesto, diciamo che Soshiro Honda, quando negli anni '80 fece costruire il famoso museo Honda a Motegi, campeggia proprio all'ingresso del secondo piano la Mondial 125 che il Conte Boselli gli regalò, con cui l'anno successivo la Honda vinse il mondiale, tra parentesi. Quindi grande riconoscenza da parte della Honda per la Mondial. E sentendo questa storia dissi: vabbè, proviamo a domandare i motori della Honda. Incredibile, storia incredibile, perché la Honda mi disse sostanzialmente, adesso ve la faccio breve: non solo ti diamo i motori, naturalmente li devi pagare, è fuori dubbio, però visto quello che la Mondial ha fatto per noi, tu puoi avere qualsiasi cosa, anche il 5 cilindri Honda che all'epoca dominava la MotoGP. E l'RC 211V, che è stata la moto con cui ha vinto Valentino Rossi, una moto incredibile a livello tecnologico, la prima MotoGP vincente della storia, quindi un mezzo proprio che Honda non avrebbe mai venduto a nessuno. Sì, mai. Però sono rimasto difatti profondamente colpito da questa storia, perché siccome ero appassionato di moto mi leggevo tutto quello che potevo leggere sulla storia del motociclismo e mi ero imbattuto in questa storia. Mi ero imbattuto nel fatto che la Mondial campeggiava nel museo Honda in una posizione privilegiata. Allora mi ero domandato il perché, addentandomi nelle informazioni ho scoperto questa cosa. Insomma, l'onore in Giappone ha ancora un valore che ha un peso, ecco, diciamo così. Bragagnolo con Pietro Di Zino, cosa a livello tecnico, a livello di design con Sandro Morro. Ci puoi un po' spiegare qual è stata proprio la genesi di questo modello? Sì, diciamo, allora, Nicola l'ho conosciuto perché